al Grande Fratello VIP è esploso il Tanga Gate. Fa ridere a dirlo, ma è così, ed è anche giusto perché il programma deve regalarci leggerezza, e in un momento storico così delicato credo che sia fondamentale avere leggerezza, che poi la si prenda dal Grande Fratello VIP o da altre fonti, programmi o quant'altro. L'importante è avere quel minimo di leggerezza per appunto rendere meno pesanti le nostre giornate. Però prima di entrare nel merito del discorso, che riguarda appunto questo Tanga Gate, vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, nella casa del Grande Fratello un paio di mutande ha creato scompiglio tra i concorrenti, in particolar modo tra un paio di concorrenti. Allora praticamente Blu e Paola erano in isolamento, che prevede che 2 concorrenti a turno appunto restino esclusi dalla casa. Tra l'altro loro sono rimaste escluse anche per un tempo molto molto breve, perché come sono entrate sono uscite. Blu ha passato questo suo paio di mutande da sotto la porta a Renato e a Nicolò. Innanzitutto bisogna chiarire la situazione, cioè il gesto era goliardico, era un gesto fatto per ridere e per scherzare. Non mi è piaciuto comunque come l'hanno interpretato Nicolò e Renato, il fatto di annusarle, insomma mi è sembrato un po' esagerato, onestamente, vedendolo dall'esterno, però è un gesto che deve ricevere il giusto peso e la giusta attenzione. Parliamoci chiaramente, è una goliardata, è uno scherzo che può far ridere e può non far ridere, però che Lucia Ilardo si vada a scandalizzare per quanto fatto da Renato, perché aveva questa sorta di liaison, ma non è neanche una liaison, semplicemente vanno a letto insieme, perché mi sembra abbastanza chiaro, loro non si vedono, non si parlano per tutto il giorno, c'è soltanto un'affinità fisica che viene poi appunto consumata sotto le lenzuola, e l'hanno detto palesemente loro, non l'hanno nascosto. Però non è il suo fidanzato, e che lei vada a fare la morale a Renato mi sembra un po' folle come cosa, sia perché, come ho già detto, Renato non è il suo fidanzato, lui ha subito messo le cose in chiaro, ha detto praticamente che in Lucia non vede niente di più di quello che hanno avuto finora, ma questo già prima che si arrivasse ad uno step avanti, però non c'era intesa a livello mentale, l'ha sempre detto, e Lucia quindi è inutile che va a fare la scandalizzata. Per carità, le può dar fastidio, assolutamente, su quello non ci sono dubbi, così come non ci sono dubbi sul fatto che Renato abbia sbagliato ad utilizzare determinate parole e a raccontare determinate cose, quindi anche Renato non è un santo, anzi tutt'altro. Però la morale da Lucia, che ricordiamocelo, lei è diventata nota, non famosa, nota al pubblico di Canale 5 per aver partecipato a Temptation Island, non può fare la morale a Renato, dato che sappiamo bene cosa ha fatto Lucia a Temptation Island, almeno chi ha visto il reality lo sa bene. Lucia di fatto aveva escogitato una sorta di trappola per il fidanzato Rosario, praticamente per trarlo in inganno, far pensare che si stava legando al single Andrea, se non sbaglio il suo nome, ma poi chiarire tutto al falò di confronto e dire al suo fidanzato che era tutto a posto, che praticamente l'aveva fatto soltanto per farlo ingelosire. Ma poi di fatto si è rivelato tutt'altro, perché quando c'è stato il confronto dopo un tot di tempo, praticamente si è venuto a scoprire che Lucia si era vista con questo single, e non solo con lui, ma anche con un altro single. E proprio per questo motivo, il primo single, quello con cui aveva instaurato il rapporto all'interno del villaggio di Temptation Island, ha deciso di vuotare il sacco e di mandare questo messaggio tramite Temptation Island a Rosario, rivelando il fatto che loro si siano visti e che ci sia stato anche di più, almeno stando a quanto all'uso da questo Andrea. Quindi chiaramente Rosario è andata su tutte le furie. Lucia, davanti all'evidenza dei fatti, ha anche negato. Lei ha detto perché non sapeva che cosa fare e si trovava in difficoltà, è stata colta di sorpresa e non si aspettava una rivelazione del genere da parte di Andrea. Però sta di fatto che Lucia alle spalle di Rosario ha fatto molto peggio, e Lucia stava insieme a Rosario. Lucia era fidanzata di Rosario e aveva un rapporto che li legava da diversi anni. Qui Lucia se la prende per un paio di mutande portate in giro, sventolate come un trofeo da Renato e annusate dallo stesso Renato,
quando non stanno neanche insieme. Io ripeto, il gesto di Renato può far sorridere come può far storcere il naso, al di là dei rapporti che ci sono, perché a me comunque non è proprio piaciuto il gesto, soprattutto il gesto di annusarle, perché si tratta sempre di un indumento intimo e sì, per carità, te l'ha passato la diretta interessata sotto la porta e era anche lavato, pulito, quello che vuoi, ma come gesto non mi è piaciuto. Però bisogna sempre circoscriverlo all'interno del contesto e non bisogna crocifiggerlo per quello. Anzi, Renato ha fatto molto peggio con le parole che con i fatti ai danni di Lucia. Infatti Lucia se la dovrebbe prendere più per quello che ha detto Renato finora su di lei, piuttosto che semplicemente per quel paio di mutande che lei ha preso come pretesto semplicemente per andare contro Renato, attaccare Renato. Intanto tutto questo sta facendo il gioco di Lucia e anche dello stesso Renato, perché sono protagonisti all'interno della casa, altrimenti onestamente Lucia finora era stata irrilevante, Renato, come ho già detto anche in altri video, al di là di intrecci amorosi e di avvicinamenti non ha dato nient'altro, per carità simpatico, fa ridere, però in termini di dinamiche non ha costruito nulla, soltanto quella roba lì. Mi ricordo all'inizio la cosa su Francesca Manzini, che però è nata e morta lì e basta. Invece con Lucia ha creato questa liaison che poi appunto sembrerebbe essersi già rotta e spenta. A me sia Lucia che Renato onestamente sembrano stiano facendo altri reality, o meglio che siano rimasti confinati ai reality che hanno già fatto in passato, perché Lucia si sta comportando praticamente come se stesse a Temptation Island, quindi si avvicina a Renato, poi va da Nicolò, fa un po' lei la tentatrice, quindi con lo stesso modus operandi che aveva avuto a Temptation Island, almeno da un certo punto in poi, perché inizialmente non aveva fatto nulla Lucia, bisogna riconoscerglielo. Poi ha avuto quello switch per fare ingelosire Rosario, probabilmente è rimasta intrappolata in questo personaggio, in questo suo stesso schema. Ma anche Renato sta facendo la stessa roba che faceva Ex on the Beach. Ex on the Beach, parliamoci chiaramente, è un reality in cui se consumi guadagni punti e devi proprio creare quella dinamica. E Renato, io mi ricordo che è entrato dopo, ha dato tanto, ha dato parecchio. Praticamente sta facendo la stessa cosa anche qui, perché lui si è subito avvicinato a Ibiza, subito, dopo 2 giorni, perché adesso sono entrati 4 giorni prima rispetto agli altri, ma sin da subito ha cercato di lanciare questa miccia e questo amo verso Ibiza. Poi perché ha lasciato perdere? Perché lui ha capito che Ibiza non sarebbe stata al suo gioco, perché Ibiza vuole una relazione seria, ma anche un figlio che la guarda a casa, quindi secondo me Ibiza ha fatto molto bene a lasciar perdere Renato in quel senso. Ha trovato Lucia, Lucia è stata al gioco, perché comunque Lucia non è una pedina di Renato, casomai sono l'uno la pedina dell'altro, perché come ho già detto questa situazione fa gioco ad entrambi. E quindi ha iniziato questo suo gioco. Chissà che non possa proseguirlo con altre persone. Adesso non so se si sposterà su Blu, perché Blu comunque è fidanzata e quindi non so cosa succederà. Però se il reality dovesse allungarsi e dovesse entrare qualche altra concorrente, io sono sicuro che Renato si fionderebbe su altre concorrenti, sono certo di questo. Una parentesi invece per quanto riguarda l'eliminazione di Ibiza, onestamente non me l'aspettavo, pensavo che uscisse Marco Berry, invece Marco Berry nonostante tutto sembrava essere quasi designato ad uscire come primo eliminato ed è ancora lì dopo oltre 3 settimane, quindi è sorprendente quello che stava facendo Marco Berry. Non mi è piaciuto nelle prime puntate, adesso lo sto apprezzando di più, onestamente. Ibiza invece ha pagato comunque le sue parole che il pubblico generalista non gli ha perdonato, quello dei social invece era più dalla sua parte, tant'è che è stata finora l'unica a ricevere degli aerei e questo è un po' paradossale perché noi eravamo abituati alle votazioni di qualche anno fa che di fatto rispecchiavano la volontà soprattutto dei social, non che fosse meglio quella votazione, anzi lì era forse troppo pompata in un senso e quindi non rispecchiava completamente il pubblico che guardava il reality, però secondo me Ibiza avrebbe potuto dare ancora qualcosa in più al programma onestamente, quindi l'avrei lasciata almeno un'altra settimana a discapito di Marco Berry. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.